Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Anisderm Pierre Fabre Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Anisderm? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Anisderm durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Anisderm? Anisderm è un farmaco a base del principio attivo lidocaina più prilocaina, appartenente alla categoria degli anestetici locali e nello specifico amidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pierre Fabre Italia SPA. Anisderm può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Anisderm 25 mg/g più 25 mg/g crema 1 tubo 5G più 2 cerotti occlusivi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pierre Fabre Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: lidocaina più prilocaina. Gruppo terapeutico: anestetici locali. Forma farmaceutica: crema. Indicazioni: Anisderm è indicata per adulti e popolazione pediatrica. Anestesia topica della pelle in concomitanza di inserzioni di avie, come cateteri endovenosi o prelievi di sangue. Interventi chirurgici superficiali. Adulti e adolescenti a 12 anni. Anestesia topica della mucosa genitale, ad esempio prima di interventi chirurgici superficiali o di anestesia per infiltrazione. Solo adulti. Anestesia topica delle ulcere alle gambe per facilitare la detersione / lo sbrigliamento meccanico. Posologia. Posologia. Adulti e adolescenti. I dettagli delle indicazioni o procedure per l'impiego, con dosaggio e tempo di applicazione, sono forniti nelle tabelle 1 e 2. Per ulteriori indicazioni sull'uso appropriato del prodotto in tali procedure, fare riferimento al modo di somministrazione. Tabella 1. Adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni. Indicazione / intervento. Dosaggio e tempo di applicazione. Cute. Interventi minori, ad esempio inserzione di avie e interventi chirurgici di lesioni localizzate. 2G, circa mezzo tubo da 5G, oppure circa 1,5G/10 cm 2x1, 5 ore 1. Trattamenti dermatologici sulla cute appena rasata di aree estese del corpo, ad esempio epilazione laser, applicazione da parte del paziente stesso. Dose massima raccomandata: 60G. Area massima trattata raccomandata: 600 cm 2 per un minimo di un'ora e un massimo di 5 ore 1. Interventi dermatologici su aree estese in ambito ospedaliero, per esempio innesti cutanei a spessore variabile: circa 1, 5, 2 G/10 cm 2x2, 5 ore 1. Cute degli organi genitali maschili prima dell'iniezione di anestetici locali: 1 G/10 cm 2x15 minuti. Cute degli organi genitali femminili prima dell'iniezione di anestetici locali: 1, 2 G/10 cm 2x60 minuti. Mucosa genitale. Trattamento chirurgico di lesioni localizzate, ad esempio rimozioni di verruche genitali, condiloma acuminato, e prima di iniettare anestetici locali: circa 5, 10 G di crema per 5, 10 minuti 1, 3, 4. Prima del curettaggio del canale cervicale: 10 G di crema devono essere applicati nei fornici vaginali laterali per 10 minuti. Ulcere alle gambe: solo pazienti adulti. Detersione / sbrigliamento meccanico: circa 1, 2 G/10 cm 2 fino a un totale di 10 G sulle ulcere alle gambe. 3, 5. Tempo di applicazione: 30-60 minuti. 1. Dopo un tempo di applicazione più lungo, l'effetto anestetico diminuisce. 2. Sulla cute degli organi genitali femminili, la sola applicazione di Anisderm per 60 o 90 minuti non fornisce un'anestesia sufficiente per la termocauterizzazione o la diatermia di verruche genitali. 3. Nei pazienti trattati con dosi 10G non sono state determinate le concentrazioni plasmatiche, vedere anche paragrafo 5, 2.
4. Negli adolescenti con peso corporeo inferiore a 20 kg la dose massima di Anisderm da applicare sulla mucosa genitale deve essere ridotta in proporzione. 5. Anisderm è stata impiegata per il trattamento di ulcere alle gambe fino a 15 volte per un periodo di 1-2 mesi senza riscontrare alcuna perdita di efficacia o aumento del numero o della gravità degli eventi avversi. Popolazione pediatrica. Tabella 2 pazienti pediatrici da 0 a 11 anni di età. Interventi. Dosaggio e tempo di applicazione. Interventi minori ad esempio. Inserzione di avie e interventi chirurgici di lesioni localizzate. Circa 1 G/10 cm 2 per 1 ora. Vedere dettagli sotto. Neonati e infanti da 0 a 2 mesi 1, 2, 3 fino a 1 G e 10 cm 2 per 1 ora 4. Infanti da 3 a 11 mesi 2 fino a 2 G e 20 cm 2 per 1 ora 5. Bambini piccoli e bambini da 1 a 5 anni fino a 10 G e 100 cm 2 per 1, 5 ore 6. Bambini da 6 a 11 anni fino a 20 G e 200 cm 2 per 1, 5 ore 6. Pazienti pediatrici con dermatite atopica prima della rimozione dei molluschi. Tempo di applicazione. 30 minuti. 1. Nei neonati a termine e negli infanti di età inferiore a 3 mesi, solo una singola dose deve essere applicata nell'arco di 24 ore. Per i bambini di età pari o superiore a 3 mesi può essere impiegato un massimo di 2 dosi, a distanza di almeno 12 ore nell'arco di 24 ore, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. 2. Anisderm non deve essere applicata negli infanti fino a 12 mesi di età sottoposti a un trattamento con agenti che inducono la metaemoglobina per problemi di sicurezza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. 3. Anisderm non deve essere applicata in età gestazionale inferiore a 37 settimane per problemi di sicurezza, vedere paragrafo 4, 4. 4. Il tempo di applicazione 1 ora non è stato documentato. 5. Dopo un tempo di applicazione fino a 4 ore su 16 cm 2 non è stato osservato alcun aumento dei livelli di metaemoglobina di rilevanza clinica. 6. L'anestesia diminuisce dopo un tempo di applicazione più lungo. La sicurezza e l'efficacia per l'uso di Anisderm sulla pelle genitale e sulla mucosa genitale non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 12 anni. I dati pediatrici disponibili non dimostrano un'adeguata efficacia per la circoncisione. Pazienti anziani. Nei pazienti anziani non è necessario ridurre la dose, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Compromissione epatica. Nei pazienti con funzione epatica compromessa non è necessario ridurre una dose singola, vedere paragrafo 5, 2. Danno renale. Nei pazienti con danno renale non è necessario ridurre la dose. Modo di somministrazione. Uso cutaneo. La membrana protettiva del tubo viene perforata applicando la capsula di chiusura. 1 grammo di Anisderm, premuto fuori dal tubo da 30 G, corrisponde a circa 3,5 cm. Se sono necessari elevati livelli di precisione nel dosaggio per evitare il sovradosaggio, ossia dosi che si avvicinano alla dose massima nei neonati, oppure se sono richieste 2 applicazioni nell'arco di 24 ore, si può usare una siringa in cui 1 ml uguale 1 G. Uno spesso strato di Anisderm deve essere applicato sulla pelle, inclusa la pelle genitale, sotto un bendaggio occlusivo. Per l'applicazione su aree più grandi, come innesti cutanei a spessore variabile, deve essere applicata una fascia elastica sulla parte superiore del bendaggio occlusivo per dare una distribuzione uniforme di crema e proteggere la zona. In presenza di dermatite atopica, il tempo di applicazione deve essere ridotto. Per le procedure relative alla mucosa genitale, non è necessario alcun bendaggio occlusivo. La procedura deve essere iniziata immediatamente dopo la rimozione della crema. Per le procedure relative alle ulcere delle gambe, uno spesso strato di Anisderm deve essere applicato sotto un bendaggio occlusivo. La detersione deve iniziare immediatamente dopo la rimozione della crema. Il tubo di Anisderm è per uso singolo quando utilizzato per le ulcere alle gambe. Il tubo con il contenuto rimanente deve essere eliminato una volta che il paziente è stato trattato. Controindicazioni: ipersensibilità a lidocaina e/o prilocaina o ad anestetici locali di tipo amidico o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti con un deficit ereditario di glucosio, 6, fosfato deidrogenasi o con metaemoglobinemia idiopatica sono maggiormente sensibili ai principi attivi che inducono metaemoglobinemia.
Nei pazienti carenti di glucosio, 6, fosfato deidrogenasi e l'antidoto blu, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Prilocaina, a dosi elevate, può provocare un aumento dei valori di metaemoglobina, particolarmente quando è somministrata in associazione con farmaci che inducono la metaemoglobina, ad esempio sulfonamidi, nitrofurantoina, fenitoina, fenobarbital. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Anisderm durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Anisderm durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Anche se l'applicazione topica è associata solo con un basso livello di assorbimento sistemico, l'uso di Anisderm nelle donne in gravidanza deve essere effettuato con cautela in quanto vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Anisderm non altera la capacità di guidare veicoli e la capacità di usare macchinari quando utilizzato alle dosi raccomandate. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse al farmaco, ADR, osservate più frequentemente sono correlate alle condizioni relative alla sede di somministrazione, reazioni locali temporanee al sito di applicazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati segnalati rari casi di metaemoglobinemia clinicamente significativa. Alte dosi di prilocaina possono causare un aumento dei livelli plasmatici di metaemoglobina, in particolare nei soggetti sensibili, paragrafo 4, con un dosaggio troppo frequente nei neonati e negli infanti inferiori a 12 mesi di età, paragrafo 4, e quando è somministrata in associazione con farmaci che inducono la metaemoglobina, ad esempio sulfonamidi, nitrofurantoina, fenitoina e fenobarbital. Deve essere considerato il fatto che i valori del pulsiossimetro possono sovrastimare la saturazione reale di ossigeno in caso di aumento della frazione di metaemoglobina. Pertanto, in caso di sospetta metaemoglobinemia, può essere più utile monitorare la saturazione di ossigeno con la cossimetria. I casi clinicamente significativi di metaemoglobinemia devono essere trattati con blu di metilene iniettato lentamente per via endovenosa, vedere anche paragrafo 4. Qualora dovessero presentarsi altri sintomi di tossicità sistemica, i segni dovrebbero essere analoghi a quelli indotti da anestetici locali somministrati per altre vie. La tossicità degli anestetici locali si manifesta con sintomi di eccitazione del sistema nervoso e, nei casi gravi, con depressione del sistema nervoso centrale cardiovascolare. I sintomi neurologici gravi, convulsioni, depressione dell'SNC, devono essere trattati sintomaticamente con un'assistenza respiratoria e con la somministrazione di farmaci anticonvulsivanti. I segni circolatori sono trattati in accordo con le raccomandazioni per la rianimazione. Dal momento che il tasso di assorbimento attraverso la cute intatta è lento, un paziente che mostri segni di tossicità deve essere tenuto sotto osservazione per alcune ore dopo il trattamento di emergenza. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Anestetici locali, amidi. Codice ATC. N01BB20. Meccanismo d'azione. Anisderm fornisce anestesia dermica grazie al rilascio di lidocaina più prilocaina dalla crema all'epidermide e al derma della. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento, distribuzione, biotrasformazione ed eliminazione. L'assorbimento sistemico di lidocaina più prilocaina contenute in Anisderm dipende dalla dose, dall'area e dal tempo di applicazione. Fattori aggiuntivi sono lo spessore della, dati preclinici di sicurezza. Negli studi sugli animali la tossicità registrata dopo alte dosi di lidocaina o prilocaina da soli o in associazione, è stata a carico del sistema nervoso centrale cardiovascolare. Quando, elenco degli eccipienti: carbomero 980, macrogolglicerolo idrossistiarato 40, idrossido di sodio 10%, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Anisderm a base di lidocaina più prilocaina sono EMLA, lidocaina e prilocaina Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.